Allora, Adicittà è un collettivo formato da rosarnesi e non rosarnesi che ha l'obiettivo di raccontare i territori in maniera diversa rispetto al racconto classico che può fare una guida turistica. Kiwi, Deliziosa Guida di Rosarno, è una guida turistica a tutti gli effetti, ma è anche tanto altro. In qualche modo un romanzo corale della città di Rosarno, dove c'è una guida turistica che segna i percorsi, le traiettorie, che però ha dentro appunto testi scientifici, contributi di artisti, antropologi, scrittori vari. Il bar è dal 1895 che esiste, è la quarta generazione di baristi. È un punto di ritrovo di molte persone pure, sia grandi che di anziani. Il bar, essendo il centro del paese, sono state sempre da piccolini frequentatore del mio bar, quindi l'ho conosciuto da sempre, sia Giovanna che Angelo, come altri ragazzi proprio. Quando iniziamo a costruire un rapporto con i cittadini, con le persone che poi coinvolgeremo nei nostri progetti, e quindi la domanda poi diventa se questa piazza fosse un'opera artistica tu come la vedresti, oppure se dovessi appunto descriverti in una guida turistica come lo faresti. Facciamo sempre forse l'unico strumento reale che andiamo a utilizzare è l'ascolto attivo. Kiwi in realtà è una guida turistica, vuole essere il racconto di una comunità, quindi il racconto di persone che nel corso del tempo hanno fatto la storia di Rosarno. È anche un racconto di luoghi e di persone che abitano quei luoghi, racconti di aneddoti, racconti di storie, di superstizioni, della cucina, del territorio e anche di esperienze che sono state fatte da persone che mancano da diversi anni da Rosarno. Sono stato onorato di far parte di questa iniziativa, di questo progetto, e spero che sia la prima di una lunga serie di questi tipi di progetti qua, perché valorizzano il territorio e le persone e la zona in cui viviamo noi. È importante Kiwi perché veniamo valorizzati proprio su quello che siamo, non su quello che vengono scritti sulle testate giornalistiche, sulle cose. Appena sono stato catapultato nel progetto c'erano già una miriade di associazioni diverse con scopi diversi, tutti accomunati in questo progetto nel parlare di Rosarno, diciamo, no? Nel renderlo un posto migliore. Un luogo che è la Mediateca, che simboleggia un luogo che dovrebbe essere un luogo di ritrovo anche per i giovani, perché non è solo una piazza, magari il luogo di ritrovo, può essere anche una mediateca, perché no? Allora, lo scopo di Kiwi in una frase è stato promuovere Rosarno al di fuori di Rosarno, ma anche all'interno, perché molti, sia rosarnesi sia non conoscono il significato di alcune parole, di alcuni detti, alcune tradizioni, alcuni racconti, alcuni luoghi soprattutto anche. Cioè dicevano che i giovani sono la generazione che camminano così col telefono davanti, mentre in effetti è vero. Però anche partecipando a questo progetto ho scoperto il valore di alzare gli occhi e vedere cosa ci sta sopra. Magari ci sono, che ne so, per esempio in Piazza Duomo troviamo una specie di Italia, cioè raffigurata in ferro a un angolo, che io non avevo mai notato nella mia vita, per esempio. Come tante altre cose che molte volte non notiamo. Rispetto a Kiwi c'è stato tantissimo entusiasmo da parte dei rosarnesi, molti sono stati disponibili a raccontare le loro storie, aneddoti, fare delle ricerche anche di fotografie,
di notizie curiose che ci potevano essere sulla città. Molti si ritrovano come personaggi descritti, ma molti raccontano, quindi ci siamo sentiti un po' tutti autori di questa guida, e questo sicuramente è stato un elemento positivo e di grande entusiasmo. No, perché il problema di Rosarno è anche quella che è una città che all'interno della piana di Gioia Tauro viene sempre vista un po' come un luogo negativo, e quindi c'è anche l'esigenza da parte dei cittadini di raccontarsi diversamente, no? Di far capire che comunque sia è un territorio che ha delle cose da dire e che le persone comunque sono anche portatrici di cose belle, di saperi, di conoscenze, e che noi abbiamo proprio l'esigenza di estrapolare, no? E tornando al discorso, sono sempre delle cose positive, dove forse vengono raccontate in maniera più dettagliata quelli che possono essere gli aspetti che riguardano un paesino, un piccolo comune, dove magari tante cose non si vengono neanche a conoscere e potevano essere un tempo forse il solito pettegolezzo di paese, però vedendolo adesso a distanza di tempo, dici ah guarda, non sapevo fosse accaduto questo, non sapevo ci fosse stata quest'altra cosa, perché ognuno raccontando la sua esperienza, la sua conoscenza ha dato un contributo. Sono modestamente una delle memorie storiche di questo paese. E mi piace fare questo, mi piace collaborare per la mia comunità, che se ne dica, voglio dire, a me Rosarno piace, ci vivo da 66 anni, non me ne andrei mai. Rosarno con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue difficoltà, è un paese, se vogliamo, bello. No, guarda, la notte non ho dormito, la notte perché dovevo alzarmi alle 3:30, alle 4 per fare questa intervista, tramite il fuso orario, no? Là erano le 4 di mattina e allora quando ci siamo messi in contatto, dice 16 minuti, però abbiamo prolungato un pochettino, io per me prolungavo ancora. Comunque quell'intervista mi è stata insomma molto mi è piaciuta tanto e l'ho fatto con piacere per tante ragioni, sia per mio nipote sia per i rosarnesi, per il pubblico, perché tanti mi conoscevano là a Rosarno e insomma sono stato molto contento. Torniamo a Rosarno, non ho trovato nessuno che nel momento in cui si andava a parlare di questa guida, tra virgolette, alternativa, perché non è la classica guida turistica del paese, non ho trovato nessuno che dice ah ma che andate a fare, perché c'è molta gente ma che andate a fare, chi ve lo fa fare, eccetera, eccetera. Tanta gente entusiasta, proprio perché è alternativa, tanta gente entusiasta, ci diceva io come posso collaborare. E poi, man mano, chi poteva collaborare. Ed è stato molto per me importante aggiungere delle immagini a una guida deliziosa come è quella di Kiwi. È deliziosa perché è fatta da giovani, è fatta dal popolo, è fatta da anche firme importanti. Ed è deliziosa perché persone provenienti da diverse esperienze si sono riunite dentro un libro. Quindi in questo caso il libro è uno spazio pubblico dove ognuno può dire la sua. Nel 2017 è nata anche l'idea di dare una casa a Kiwi, al libro Kiwi. Partecipando proprio al bando di Culturability nel 2017 che ha permesso sia al team informale che poi si è costituito in cooperativa sia all'associazione Adi Città di cominciare ad avere un luogo fisico dove poter realizzare quella Rosarno ulteriore che si intravede nel libro.
Faro, Fabbrica dei Saperi a Rosarno è un progetto appunto che nasce dalla volontà di ridare a Rosarno uno spazio culturale abbandonato in parte da tanto tempo, perché è la mediateca della città per 2 anni è stata un po' abbandonata dal comune, ed Angelo e Maria Carmela, che invece sono di Rosarno, sentivano la necessità di far riappropriare la cittadinanza di uno spazio culturale che però non fosse dedicato soltanto alla lettura, ma che diventasse un po' il secondo polo culturale della città. Diventa, come dire, una scelta di vita, una scelta politica forte, e la palestra a Rosarno con AD Città sicuramente è stata molto formativa, è stata veramente una palestra di vita, ecco. Non è un ostacolo, sono tutte cose nuove, no? Quindi tutto ciò che è nuovo un po' ti spaventa, un po' ti racconti che invece poi andrà tutto bene. E credo che quando sono diventata mamma poi il fatto di poter guardare mia figlia negli occhi e dire comunque io sto facendo qualcosa, mi sto impegnando nella mia realtà, nella mia comunità, perché tu possa avere forse un pezzo di mondo migliore, mi ha dato la più grande soddisfazione, così come quando mia figlia mi ha detto sono orgogliosa di te.